Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare il piccolo mugnaio. Ho realizzato questo video tutorial per una persona che mi ha fatto questa richiesta, spero che sia gradito anche a voi. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il piccolo mugnaio, con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie per realizzare la testa. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie faccio un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie faccio un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le 30 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e possiamo riempire con l'ovatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con il filato celeste e andiamo a lavorare per altri 6 giri 18 maglie con questo filato celeste. Ora andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo le 20 maglie per altri 4 giri. Ora riempiamo bene con l'ovatta sintetica e dobbiamo andare a dividere la parte in due in modo da ricavare 10 maglie per questa gamba e 10 maglie per l'altra gamba. Andiamo a chiudere ad anello le prime 10 maglie e formiamo così la gamba e lavoriamo solo su quella gamba. Ho lavorato le 10 maglie, ora vado a chiudermi nella prima maglia qui e vado a lavorare solo su queste 10 maglie e lavoro per altri 7 giri, complessivamente 10 maglie basse su queste maglie. Chiudo l'anello questa parte e vado a proseguire per altri 7 giri 10 maglie basse su queste maglie. Fatti i giri possiamo staccare il filo, andiamo a fare lo stesso lavoro anche per quest'altra gamba. Per le scarpe avviamo una catenella di 8 maglie e lavoriamo 8 maglie basse per questo lato della catenella e 8 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 16 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Stacchiamo il filo e andiamo a riempire un po' con la vatta sintetica e poi andiamo a cucire sotto. Per le braccia con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello, facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 5 giri 8 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con quello celeste e lavoriamo per altri 5 giri le 8 maglie con questo filato. Proseguiamo poi con le diminuzioni dopo aver riempito il braccio fino a chiudere completamente la parte. Per il cappello avviamo una catenella di 30 maglie. Andiamo a chiudere ad anello le nostre 30 maglie e lavoriamo per altri 10 giri le 30 maglie basse nelle 30 catenelle. Per quest'altro giro ora facciamo in questo modo, andiamo a lavorare a mezze maglie e lavoriamo in ogni maglia, lavoriamo 2 maglie, facciamo il nostro aumento, in totale saranno poi 60 mezze maglie lavorate. Entriamo in ogni maglia e facciamo il nostro aumento lavorando a mezze maglie e incosta dietro. Quindi lavoriamo 2 maglie nella stessa maglia lavorate a mezze maglie e lavorandole in costa dietro per tutto il giro. Ora lavoriamo per altri 2 giri le 60 mezze maglie.
Ora andiamo a fare una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 30 maglie basse e le dobbiamo lavorare, possiamo lavorare anche a maglie basse. Ora andiamo a proseguire i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo, diamo un po' bene la forma al cappello e lo andiamo ad inserire sulla testa del nostro mugnaio. Per il grembiule abbiamo una catenella di 18 maglie e lavoriamo 18 maglie basse nelle 18 catenelle. Lavoriamo per altri 4 giri le 18 maglie basse. Ora facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 4 giri. Ora andiamo qui verso il laterale e lavoriamo 10 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Possiamo fare anche 12, 11 e 12 catenelle. Facciamo 12 catenelle e lavoriamo ora 12 maglie bassissime nelle 12 catenelle. Poi lavoriamo 12 maglie bassissime nel grembiulino qui e poi andiamo a fare 12 catenelle e 12 maglie bassissime e poi stacchiamo il filo, quindi dobbiamo fare i lacci per legare il grembiulino. Torniamo su queste maglie, andiamo a lavorare anche queste altre maglie del grembiulino, lavoriamo 12 catenelle anche dall'altro lato, ritorniamo con delle maglie bassissime nelle 12 catenelle e poi stacchiamo il filo. E così come ho detto, ho lavorato anche le 12 catenelle, sono tornata indietro con delle maglie bassissime, ho fermato il filo e vado a cucire e andiamo a legare in vita al nostro mugnaio. Posizioniamo le scarpe in questo punto e andiamo a cucire maglia per maglia. Possiamo fermare con gli spilli e poi cuciamo. Andiamo a fermare anche le braccia lateralmente. Per i capelli avvolgiamo un po' di filo arancione tra le dita e poi andiamo a bloccare al centro con ago e filo, andiamo a bloccarlo e poi andiamo a sistemarlo al centro sotto il cappello. Sì. Dobbiamo poi tagliare l'estremità con le forbici, andiamo a tagliare questa parte e poi posizioniamo sulla testa, tagliamo le estremità così, poi posizioniamo sulla testa e poi andiamo a distribuire bene, fermiamo con ago e filo al centro e poi andiamo a distribuire bene i capelli sotto il cappello. Per le orecchie facciamo un anello magico e andiamo a lavorare 4 mezze maglie nell'anello, poi stacchiamo il filo, stringiamo e andiamo a cucire. Stringiamo l'anello, chiudiamo e andiamo a cucire al lato della testa, in questo modo. Per il foulard andiamo a realizzare una catenella di 26 maglie e poi lavoriamo 26 maglie basse nelle 26 catenelle e andiamo ad annodare al collo. Con un po' di filo possiamo andare a realizzare
le bretelle al grembiulino. Volendo le potete fare anche con la catenella, come più vi piace. Io le vado a fare in questo modo, passo 2 volte il filo e faccio la stessa cosa anche per l'altro lato del grembiulino. Ed eccola terminata, questa è la mia versione del piccolo mugnaio. Spero che vi piaccia. Ho ricamato poi la bocca con un po' di filo sottile, se riuscite lo fate, se no aggiungete solo degli occhi in plastica oppure fate solo gli occhietti con il filo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.